Oggi andiamo a realizzare questi bellissimi orecchini in struttura metallica rotondi e con cristalli bellissimi, luminosi, danno luminosità al volto e alla persona che li indosserà. Vi lascio al tutorial, vi invito all'iscrizione al canale, ad attivare la campanella e a mettermi un like al video. Inoltre c'è il grazie, il super grazie, e vi invito a dare un'occhiata anche a questa opportunità. Ci occorrerà un paio di orecchini rotondi in metallo, due uncinetti, uno del 2,5, un altro dell'1,15, filato per gioielli. Io ho utilizzato il Lumina, è un filato in poliestere apposito per realizzazione di gioielli, e l'ho utilizzato in color argento. Questo è il Lumina 9 colore 01, è prodotto e venduto dalla Tessiland. Poi un filo di cristalli da 3 mm, lo trovate in vendita in tutti i negozi che sono riforniti per la gioielleria fai da te. Un paio di forbici, non ci occorre nient'altro, un ago per nascondere la codina alla fine, e questo è quanto ci occorrerà. I miei due orecchini hanno un diametro di 4,5 cm. Una volta realizzato il primo orecchino, qualsiasi sia il diametro, questo non è importante, dovete contare quanti punti bassi ci sono sul giro, perché ovviamente l'altro deve venire gemello del primo. Nel mio caso io ho contato nel giro di preparazione a punto basso, ho realizzato 59 punti bassi, dunque ovviamente farò altrettanto qui, e ho inserito nel giro 29 cristalli e farò altrettanto anche qui. Ho inserito un cristallo e un punto basso, un cristallo e un punto basso, quindi i cristalli sono distanziati tra loro da un punto basso. Ho provato ad evitare di fare il punto di separazione, ma venivano i cristalli troppo addossati e quindi non esprimevano tutta la loro bellezza. Un consiglio che vi voglio dare: i cristalli prima di cominciare a lavorare lavateli con del sapone per le mani, li sciacquate e li asciugate per bene quando ancora sono inseriti nel filo, questo per garantirvi la maggiore brillantezza possibile dei cristalli. Prima di cominciare inserite i cristalli nel filo, li inserite aiutandovi o con un fil di ferro o con un ago da cucito normale. Prendete il capo del filo e preparate un cappietto. Utilizzate l'uncinetto 2,5 per cominciare, poi aprite l'orecchino e cominciate. Io per la verità preferisco cominciare dalla parte della chiusura, che ha qui il fermo, e quindi non rischio che il lavoro mi scivoli. Metto la codina lungo il percorso che andremo a fare e mi porto con il filato alle spalle del mio
orecchino. Posiziono la codina così, ecco, sto in questa posizione, mi porto dentro all'orecchino, pesco il filo, lo porto fuori così e sto attenta a che il filato qui sotto sia bello in ordine, mai accavallato. Prendo il filo e realizzo il primo punto basso. Ecco qui. Ora contiamo i nostri 59 punti bassi. Questo è il secondo. Vedete come sto procedendo, e sotto sto attenta a non accavallare il filato. Ho realizzato i 59 punti bassi. Mi ricordo di cambiare l'uncinetto e utilizzare questo più piccolo. Stringo e aggiusto la tensione, realizzo una catenella per voltare e giro il lavoro. Realizzo il primo punto basso entrando nel primo punto. Ora mi avvicino un cristallo, vado per realizzare il punto basso, entro nel punto, metto il cristallo in questa posizione alle spalle dell'uncinetto, pesco il filo e chiudo il punto basso. Di nuovo un punto basso singolo, accanto entro con l'uncinetto, recupero un cristallo, lo metto in questa posizione, recupero il filato e aggiustiamo sempre la tensione punto dopo punto, stringo bene, un punto basso, e un punto basso con il cristallo. E chiudo il punto. Proseguo così fino alla fine di tutti i punti che ho a disposizione. Ho inserito l'ultimo dei cristalli, come vedete sono perfettamente uguali e sono 29 cristalli per ciascun orecchino. Quindi ho ottenuto questo, io chiudo con un punto di sicurezza il lavoro, tiro per bene il filato e tiro su. Voglio farvi notare che ci sono ancora dei cristalli che sono rimasti inseriti nel filo. Perché questo? Perché li ho inseriti, ne ho inserito qualcuno in più per evitare errori che poi possono compromettere il lavoro e che ci costringerebbero poi a ricominciare da capo. Ecco il lavoro completato, sono davvero molto belli. Se volete sentirvi più sicuri e bloccare il lavoro
alla base, alla struttura dei due orecchini, vi mostro come potete fare. Prendete una di queste colle che sono universali, incollano qualsiasi cosa, e dalla parte interna da dietro cercate di far cadere una goccia di questa colla in un punto poco visibile del lavoro e la lasciate asciugare. Questo è un di più giusto per stare tranquilli. Io spero che questo lavoro vi sia piaciuto e vi invito alla iscrizione al canale, attivate la campanella e mettetemi un bel like. Grazie.